E finalmente siamo arrivati a Riga, in Lettonia. Eccoci qua dopo 4 ore, anzi più di 4 ore sull'autobus. Ora prima tappa direzione albergo, dove smolliamo tutti i bagagli. Seconda parte del viaggio che ci porta ad esplorare le repubbliche baltiche per poi raggiungere Helsinki. Dopo aver visitato Vilnius in Lituania, ci aspetta l'elegante Riga. Abbiamo appena visitato le case delle teste nere, che sono un po' il monumento più famoso di Riga. Però sono una ricostruzione perché sono state distrutte durante la seconda guerra mondiale e quindi sono una ricostruzione fedele all'originale, ma una ricostruzione. Continuiamo a visitare Riga. Passeggiatina serale qui a Riga. E ci sta piacendo davvero tanto. Abbiamo mangiato a un ristorante, praticamente una steakhouse. Si è mangiato molto bene, sì. E ora esploriamo un pochino Riga in serata. Che figo questo posto! Che strano, sono le 10 di sera e sembrano tipo le 8? 10. Sono le 10 di sera. Comunque è bellissima, davvero. Le case sono tutte curatissime, l'architettura è molto bella. Sì, fantastico. Siamo tornati in albergo. Serata a Riga finita per ora. Buongiorno, ci siamo svegliati in questa un po' grigia ma calda Riga, ci saranno una ventina di gradi, poco più, quindi si sta molto bene, temperatura perfetta per girarla e io stavo quasi per pestare qualcosa. Ok, andiamo. La chiesa di San Pietro è davvero imponente, è uno dei campanili più alti d'Europa. Poi proviamo ad andare su. Si dovrebbe vedere tutta Riga. Anche questa chiesa, come molti monumenti qui a Riga e molte case qui a Riga, era stata completamente distrutta dopo la seconda guerra mondiale e ricostruita fedele all'originale. Fino alla seconda guerra mondiale questa qui era la chiesa in legno più alta d'Europa. Si vedono ancora i resti delle parti della chiesa originale. Infatti dove hanno ricostruito esattamente sulle stesse fondamenta. In altri casi invece hanno dovuti rifare. E ora andiamo sul campanile. Sicuramente d'impatto, anche perché poi Riga è tutta molto bassa con gli edifici, non è che ci sono grandi grattacieli, quindi si apre proprio la visuale su tutta quanta la piana dove c'è la città. Lì si può vedere anche il mercato centrale con i suoi 5 hangar, perché una volta veniva utilizzato per gli Zeppelin, per i dirigibili. Molta più gente rispetto a ieri sera. Comunque qui sì, siamo alla piazza del municipio, dove ci sono le case delle teste nere
il monumento più famoso di Riga. È qui che mettono l'albero di Natale. No, qui fanno i mercatini di Natale. A quanto pare sembrerebbe che a Riga sia nato il primo albero di Natale della storia, legato proprio alla corporazione dei mercanti tedeschi che avevano come quartier generale proprio questa struttura. Avevano praticamente preso un abete che decorarono con dei fiori, questo avveniva nel 500 e da quel momento è iniziata la tradizione di decorare l'albero di Natale e che poi si è diffusa nel resto del mondo. Passeggiare per le vie di Riga è davvero spettacolare. Il centro storico è tutto patrimonio dell'UNESCO, infatti riprende proprio la planimetria della Riga originale, quando faceva parte della Lega Anseatica. Ovviamente poi, come ho detto più volte, è stata distrutta durante la seconda guerra mondiale e ricostruita in gran parte, però rispecchiando quelle che era l'originale Riga. Siamo passati davanti al castello che però è in ristrutturazione, classico proprio per quanto ci riguarda, vero? Siamo sul fiume Daugava, che è il fiume di Riga. Riga ha origini teutoniche, l'ordine teutonico infatti si è stabilito qui nella città e ha costruito il castello in ristrutturazione oggi. È stata utilizzata come base fondamentalmente per l'evangelizzazione delle repubbliche baltiche. E Riga è molto più turistica rispetto a Vilnius, si può proprio vedere la differenza. Qui siamo all'interno del mercato centrale di Riga, sono praticamente 4-5 padiglioni, non mi ricordo esattamente, che una volta venivano utilizzati come hangar degli Zeppelin, dei dirigibili. Molto figo. Confermato, sono 5 padiglioni. Pausa pranzo. Assaggiando la chapuri. Credo che sia georgiano o armeno. Oh, che è buono comunque. Io con la carne e poi Alessandra c'ha quello con il formaggio, ma ovviamente ce li scambiamo a metà. Forse mi sta guardando strano. La cosa che c'è è morbidissima, sembra una genovese. Siamo arrivati al quartiere che è denominato la Piccola Russia, infatti gli edifici qui sono molto più, diciamo, sovietici. E qui dietro di noi c'è l'Accademia delle Scienze, che si vedeva benissimo questa mattina dalla torre della chiesa di San Pietro. E ci sono proprio due Riga completamente separate, completamente diverse da questo lato e dall'altro della linea del tram e del treno. Da un lato è molto sistemata, molto curata, dall'altro invece è molto più abbandonata, forse in costruzione, speriamo magari la stanno sistemando, però decisamente è diversa dalla Riga più vecchia, che è completamente ricostruita e mantenuta. E ci ha beccato anche una bella pioggia, meno male che siamo vicini all'albergo, quindi ora ci rintaniamo lì, aspettiamo che spiova. E siamo ritornati in strada per completare il giro di Riga. Statua dei musicanti di Brema. La favola di Grimm. E qui abbiamo raggiunto la casa che Alessandra voleva vedere più di tutto, la casa del gatto. Infatti c'è la statua di un gatto su in cima e questa era una casa appartenuta a un mercante
credo amasse i gatti. I famosi gatti di Riga. E qui siamo davanti ai Tre Fratelli, Three Brothers, che sono il più vecchio complesso residenziale di Riga. In confronto proprio con le Tre Sorelle di Tallinn, che poi andremo a vedere. La casa più vecchia è del 1400. Sì, della fine del 400. Della fine del 400. Sono tre stili completamente diversi l'uno dall'altro. E anche oggi si possono visitare perché sono sede del Museo dell'Architettura. Pausa caffè, anzi pausa mocha, nel caffè più romantico di Riga. E poi giri in una traversa a caso a Riga e trovi questo. E continua la tradizione di Alessandra con gli obiti. Monumento della libertà, che è stato costruito quando ha raggiunto l'indipendenza ed è stato costruito interamente con le donazioni da parte dei lettoni. È bella grossa come statua. Comunque Vilnius era davvero piccola in confronto a Riga. Ce ne rendiamo conto solo ora. Siamo appena usciti dalla chiesa ortodossa della Natività. Dentro non si potevano fare le riprese, però è davvero spettacolare, tipica chiesa ortodossa super dorata e decorata. Sì. E molto iconografica. Sì, bella, molto bella. Molto bella, sì. Sì. Bellissimi gli edifici che sono qui in questa via, Elisabeth Jela e Alberta Jela, sono proprio in stile Art Nouveau, belli, proprio belli, caratteristici. È cena fatta al Province, mi sembra si chiami, cucina lettone. Abbiamo mangiato del manzo stufato sul purè di patate e era molto buono, molto buono. Abbiamo anche assaggiato il balsam, che è il liquore tipico della Lettonia qui. Buono. Sì. Un amaro alla ciliegia. Buono, buono. Ci sta. Soddisfatto, sì. Ora finiamo il giro, facciamo un'altra passeggiata e poi dopo torniamo in albergo. C'è ancora tanta luce, è proprio strana questa Riga, in generale le repubbliche nordiche. La nostra avventura in Lettonia non finisce qui. Nel prossimo video vi portiamo in spiaggia sul Mar Baltico. Il Mar Baltico!